Ciao a tutti ragazzi, qui Narkwitz, benvenuti in questo nuovo video tutorial. L'argomento del giorno ragazzi riguarda i piani di riferimento, vi mostrerò cosa sono e vi mostrerò alcuni esempi applicativi in modo che possiate capire a cosa servono. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, questo mi aiuterà tantissimo con l'algoritmo di YouTube, e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che arriveranno. Benissimo ragazzi, quello che andremo a fare sarà innanzitutto aprire un nuovo file di progetto, uguale che tipo di file modello andremo a scegliere. Io sceglierò un modello architettonico, indifferente in questa fase, e per prima cosa vi mostrerò dove è possibile trovare il comando per la realizzazione di piani di riferimento. I piani di riferimento sono da trovare nella scheda architettura, gruppo piano di lavoro, sotto il comando piano di riferimento o con la scorciatoia da tastiera RP. Andrò a realizzarne subito uno, definendo un punto iniziale e un punto finale, e vado a rinominare il piano di riferimento col nome test. Ragazzi, i piani di riferimento dal punto di vista teorico non sono e pratico anche, non sono altro che delle superfici sulle quali io posso disegnare dei profili o alle quali ancorare degli elementi. Ma passiamo subito a un paio di applicazioni pratiche in modo che possa essere tutto più chiaro qual è la funzione di un piano di riferimento. Supponiamo di voler disegnare non sul piano orizzontale del mio modello, sul quale di solito sono solito operare e disegnare, ma di voler disegnare un profilo di estrusione su un piano perpendicolare al mio modello, quindi proprio sul piano di riferimento che ho appena realizzato. Quindi in sostanza capirete che questa linea verde tratteggiata all'interno del modello non è altro che la superficie del piano di riferimento perpendicolare al mio modello, allo spazio del modello, vista dall'alto, quindi corrispondente ad una linea. Posso infatti recarmi in una vista 3D e nel momento in cui dico a Revit nel piano di lavoro di mostrarmi il piano di lavoro, lui mi mostrerà di default il piano orizzontale sul quale in genere opero, quindi sul quale modello i miei muri, i miei solai, sul quale disegno i miei profili di istruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui dico a Revit di impostare un nuovo piano di lavoro e vado a scegliere nel menu a tendina qui presente il mio piano di riferimento test che abbiamo creato poc'anzi, Revit mi mostrerà la superficie del piano di riferimento che abbiamo realizzato in pianta, il nostro piano di riferimento test. Perfetto, adesso capirete il motivo per cui io posso disegnare sui miei piani di riferimento, cioè posso impostare un nuovo piano di lavoro e operare su questo piano di lavoro. Dopo averlo impostato infatti come piano di lavoro, posso recarmi nella mia vista di pianta. Supponiamo per esempio di voler realizzare un'estrusione disegnando un profilo sul nostro piano di riferimento, posso realizzare per esempio un componente, un modello locale. Andrò a scegliere per ora modelli generici, non è rilevante. Test, andrò a rinominarlo. A questo punto dovrò dire a Revit che voglio disegnare sul mio piano di lavoro test, quindi dire nel gruppo piano di lavoro imposta piano di lavoro e scegliere piano di riferimento test, confermare. Revit mi dirà che è possibile disegnare su questo piano di riferimento solo su una vista che sia parallela alla superficie del nostro piano di riferimento, quindi o prospetto nord o prospetto sud. Andrò a scegliere prospetto sud, apro la vista. A questo punto posso disegnare il mio profilo di estrusione recandomi nella scheda crea gruppo forme comando estrusione. Andrò a realizzare un semplicissimo rettangolo. A questo punto non devo fare altro che confermare l'operazione, recarmi nella vista di 3D e vedete Revit avrà realizzato il nostro rettangolo. Andrò a aumentare il valore di fine estrusione in modo da visualizzare il tutto in maniera più chiara. Vedete il rettangolo, la faccia posteriore del rettangolo del nostro solido in questo caso perché è stato estruso è posta sul nostro piano di riferimento perché è lì che ho disegnato il profilo di estrusione e la geometria in 3D è stata realizzata. Ragazzi, un altro esempio pratico potrebbe essere per esempio quello della realizzazione di un tetto da estrusione.
Se infatti dovessi recarmi nella scheda architettura, gruppo costruisci, comando tetto, menu a tendina, tetto ad estrusione, non dovrò fare altro dopo aver impostato il livello di riferimento, che in questo caso lascio a livello 1 del primo piano, non dovrò fare altro che scegliere il tipo di tetto che voglio realizzare e dire a Revit, disegnando sul piano di riferimento che ho impostato come piano di lavoro, disegnare un profilo, confermare l'opera, che in questo caso, scusate, dovrà essere aperto nel caso del tetto da estrusione, cioè non dovrà essere un contorno chiuso, digitare il simbolo per confermare l'operazione e a questo punto vedete Revit realizzerà a partire dalla linea dal profilo che avete schizzato sul piano di lavoro il vostro tetto da estrusione. Ho ancora ragazzi un altro esempio pratico per l'utilizzo dei piani di riferimento. Potrebbe essere quello in cui voglio realizzare una geometria le cui dimensioni siano da parametrizzare. Infatti i piani di riferimento vengono utilizzati tantissimo nella realizzazione di famiglie caricabili, di famiglie parametriche. Mi reco velocemente nella vista del piano terra in modo da realizzare altri due piani di riferimento, quindi scheda architettura, ripeto, gruppo piano di lavoro, comando piano di riferimento o RP da tastiera. Andrò a realizzare due piani di riferimento paralleli tra loro e andrò inoltre a realizzare una geometria tra i due piani di riferimento e andrò in un secondo momento ad ancorare la geometria a questi due piani di lavoro. Ma vediamo subito cosa intendo. Quindi mi recherò nella scheda architettura, gruppo costruisci, componente, andrò a realizzare un ulteriore modello locale, andando a scegliere anche in questo caso modelli generici, rinominando in test geometria parametrica e andrò a realizzare una semplicissima estrusione. Quindi mi reco nel gruppo forme, scelgo comando estrusione e realizzo un rettangolo tra i due piani di riferimento. Prima di confermare l'operazione però vado ad ancorare i miei il lato sinistro e il lato destro ai due piani di lavoro, al piano di lavoro destro e al piano di lavoro sinistro, quindi al piano di riferimento sinistro e destro. Quindi utilizzo il comando allinea, scelgo, vedete, seleziono prima il piano di riferimento e poi il lato da voler ancorare e chiudo il lucchetto e la stessa cosa faccio a destra. Confermo l'operazione, confermo nuovamente. A questo punto ragazzi quello che voglio fare è realizzare una quota, quindi che accoglierà il mio parametro, quindi mi reco nella scheda annota gruppo quota e scelgo quota allineata e andrò a realizzare una quota dal piano di riferimento sinistro al piano di riferimento destro. Poi andrò a selezionare la mia quota e mi recherò qui in alto sul comando crea parametro. Rinominerò il parametro, la quota, cioè il parametro che sto realizzando in larghezza, confermo l'operazione e a questo punto ragazzi se mi reco nella scheda gestisci, gruppo impostazioni, qui avrò il comando parametri globali, avrò la possibilità di modificare il mio parametro larghezza che ho appena realizzato. Se digito 5, il valore di 5 e clicco invio e confermo l'operazione, vedete la geometria verrà modificata perché la distanza, cioè la geometria stessa è ancorata ai due piani di riferimento. I due piani di riferimento sono stati connessi da una quota lineare che è stata parametrizzata. Ragazzi, posso ovviamente anche cliccare la quota e dire qui nella finestra delle proprietà di mostrare l'etichetta nella vista in modo che possa visualizzare il nome che ho dato al parametro anche sulla mia quota lineare. Bene ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto, spero vi sia piaciuto, spero abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se così dovesse essere, per piacere lasciate un like al video e se avete delle domande vi prego di scriverle nei commenti. Ciao, alla prossima!